E allora sarà Inter contro Bodo Glimt, questo è l'esito dell'urna allora per il playoff di Champions League, per l'Inter che partecipa per la prima volta a questo playoff che l'anno scorso ha nascosto tante insidie con le tre squadre italiane, tutte e tre eliminate. Questa volta l'Inter deve passare da Bodo, questa trasferta insidiosissima in Norvegia, l'andata sarà proprio a Bodo, dopo la partita contro la Juventus voleremo in Norvegia, il ritorno la settimana successiva, ne approfitto, vi faccio vedere anche il calendario per vedere come si colloca la partita, quindi Inter-Juventus il 15 febbraio, 17-18 febbraio trasferta in Norvegia per affrontare il Bodo Glimt, poi Lecce-Inter e quindi il ritorno a San Siro con l'Inter che aveva questo vantaggio in quanto testa di serie per essere arrivata decima alla fase campionato di questa Champions. Simo, il sorteggio ha soddisfatto abbastanza i nostri ascoltatori perché vedo che al momento il sondaggio dice 83% sì, è un buon sorteggio questo, sei d'accordo? Sì, abbastanza. Come dicevo prima, è difficile leggere questo sorteggio, nel senso è difficile capire quale delle due fosse effettivamente meglio o peggio affrontare. Così a caldo non riesco a smentirti di essere comunque un pochino più soddisfatto, perché temevo un po' la sfida col Benfica, soprattutto anche dal punto di vista psicologico, una sfida un po' più strutturata, se vogliamo. Il Bodo Glimt è però la classica squadra, come abbiamo detto più volte, che se sottovaluti ti mette in difficoltà e lo dimostrano anche i risultati che ha ottenuto anche in questa edizione della Champions. Quindi comunque massima concentrazione, però secondo me è un pochino più abbordabile, dai. Sì, perché comunque abbiamo ancora nella memoria, oltre al 6-1, 6-1 famoso con la Roma, l'anno scorso hanno eliminato la Lazio, quest'anno arrivano alla fase del playoff comunque avendo fatto delle vittime eccellenti, perché si prendono la qualificazione andando a battere l'Atletico Madrid a casa loro per 2-1, per esempio, hanno battuto il Manchester City in Norvegia proprio, pareggi con lo Slavia Praga, pareggio con il Borussia Dortmund per 2-2, pareggio con il Tottenham, quindi dei risultati importanti. La Juventus invece a Bodo ha vinto per 3-2 in una partita molto molto strana. Su un campo, ecco, il famoso campo di Bodo, se ne parla tantissimo perché giocano sul sintetico, giocano su un campo un pochino più piccolo dove stanno costruendo molte delle loro fortune europee, dove si sentono ovviamente molto forti. Una squadra comunque di buon livello che, diciamo, sul campo in sintetico è sempre un'insidia comunque da tenere d'occhio, perché ne parlavamo anche prima, l'Inter l'ultima volta io me la ricordo sul sintetico con lo Young Boys in Svizzera e fece una partita abbastanza bruttina a livello di gioco, perché comunque cambia le cose. C'è l'altro fattore di un Bodo Glimt che ha il campionato fermo fino a marzo sostanzialmente, visto che in Norvegia non si gioca, quindi c'è intanto sicuramente sono più riposati dell'Inter, dall'altro lato hanno meno ritmo partita evidentemente rispetto all'Inter, oltre che dei valori tecnici che sicuramente sono, sono sicuramente differenti. Come scrive il nostro Francesco Denzel, si ripropone anche la sfida Italia-Norvegia, quella che è stata anche per il Mondiale. Noi ci concentriamo sulla Champions, dove, ecco, a livello di trasferta, Simo, dopo la Juventus, volare a Bodo sarebbe stato un pochino più comodo andare a Lisbona, ma io francamente togliermi di dosso il dover affrontare Mourinho non mi dispiace. Esatto, a livello di trasferta geografica sicuramente è uno dei fattori in cui sarebbe stato preferibile il Benfica, però ragionando sul doppio scontro, allora è chiaro che se tu vai a Bodo e non vinci, comunque loro poi si caricano ancora di più, perché uno può dire è vero che hai il ritorno in casa, quindi sei favorito, però quando affronti la piccola e gliela fai giocare quasi a, diciamo, in gara secca, perché se pareggi poi te la giochi in gara secca, ti esponi ad un rischio. Però dall'altra parte di solito nella doppia sfida la squadra più forte riesce a prevalere. La gara d'andata arriverà dopo Inter-Juventus, quindi l'Inter secondo me arriverà un pochino più scarica anche dal punto di vista mentale e anche per questo dicevo forse meglio il Bodo rispetto al Benfica. La gara di ritorno tra Lecce e Genoa non devi sbagliarla. Ecco, se sbagli entrambe le partite, poi nel calcio può succedere di tutto, però è evidente che esci. Anche contro il Bodo, questo è quello che ci dice anche questa edizione della Champions. Sì, 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 perché poi l'anno scorso dicevamo l'Inter si era qualificata direttamente tra le prime otto, le tre italiane invece erano Atalanta, Milan e Juve che erano andate al playoff,
Bruges, Feyenoord e PSV Eindhoven erano avversari alla portata, tutte e tre le italiane sono Esatto. uscite, quindi attenzione a questo. Vi completo un attimo anche il tabellone, poi dopo aggiungiamo altre considerazioni. Intanto ci sarà un derby francese Monaco-Paris Saint-Germain contro in questo primo playoff, quindi chi passa tra Monaco e PSG prenderà una tra Barcellona e Chelsea. La Juventus va a Istanbul, affronterà il Galatasaray, la prima in trasferta anche per la Juventus, la seconda in casa. Benfica-Real Madrid, quindi erano accoppiate con noi, per cui l'Inter si esclude il Benfica va a giocare con Real Madrid, sarà un remake dell'ultima sfida clamorosa con il gol di Trubin, il portiere che ha permesso a Mourinho di passare il turno. Borussia Dortmund-Atalanta, quindi l'Atalanta affronterà il Dortmund e questa è una sfida molto interessante. Per me l'Atalanta potrebbe farcela se gioca da Atalanta, perché è un avversario di livello, potrebbero gasarsi e fare un buon risultato. Karabakh Newcastle, sfida che sarà un po' da Europa League, come dicevamo. Club Brugge Atletico Madrid, con il nostro Aleksandar Stankovic che brilla e andrà a giocare a Madrid contro Simeone. Bodo Glimt Inter, che quindi come abbiamo detto siamo finiti nel percorso blu. Olympiacos Leverkusen nell'ultima sfida. Per l'Inter, in caso di passaggio del turno, poi ci sarà, lo ricordiamo, un altro sorteggio 27 febbraio prossimo, quindi prima facciamo il nostro dovere sul campo e cerchiamo di passare il turno. Poi eventualmente il 27 febbraio nuovo appuntamento con il sorteggio da seguire su Passione Inter e si affronterà una tra Manchester City e Sporting. Qui Simo direi che è piuttosto sbilanciata la preferenza in caso. Sì, anche se lo Sporting è forse la sorpresa principale di questa fase iniziale di Sì. Champions, essendo arrivata nelle prime 8. Prima ragionavo che se avessimo preso il Benfica e poi lo Sporting avremmo fatto una specie di remake dell'anno della finale di Istanbul dove abbiamo fatto Porto e Benfica, anche se in momenti diversi della competizione. In questo caso invece abbiamo beccato il Bodo, quindi questa cosa non ci sarà. Però sì, dai, è chiaro che anche in quel caso meglio lo Sporting del City, mi pare evidente. Sì, stavamo analizzando prima che questa Champions in questo formato così allungato e ingrossato sta favorendo ovviamente le squadre più ricche che hanno più risorse e quindi giocatori più forti. Sta favorendo secondo me anche chi gioca senza fare troppi calcoli, nel senso che poi chi va in campo veramente per vincere sempre, per fare gol, è quello che poi viene favorito, quindi attenzione anche a questo fattore. E lo Sporting è l'unica vera sorpresa tra le prime 8, direi anche tra le prime 12 circa squadre di questa Champions League. Senza poi voler andare troppo avanti, l'Inter capita nel lato del tabellone che se dovessi superare gli ottavi di finale, ecco, al quarto di finale ci sarà una tra Bayer Leverkusen e Arsenal verosimilmente. Vedo difficile che Olympiacos e Leverkusen possano superare questi turni, quindi eventualmente il quarto di finale ricorderebbe un po' il percorso dell'ultima stagione eventualmente, Simo, beccare una super big già ai quarti e poi eventualmente anche in semifinale. Quest'anno ti dà più la sensazione di soglia di sbarramento, nel senso che comunque l'anno scorso abbiamo fatto un miracolo e continuiamo a ribadirlo. Quest'anno proprio il Bayern Monaco e l'Arsenal ti danno la sensazione di avere qualcosa in più. Dall'altra parte l'Inter, fino ad ora quantomeno, i super big match non li ha mai vinti e quindi è normale che si possa ragionare in quest'ottica. Detto che arrivare ai quarti ed uscire per me sarebbe comunque un ottimo percorso. Chiaramente poi va rapportato anche con il risultato finale in campionato. Ma per la dimensione dell'Inter di oggi, per le premesse estive, che è una cosa su cui non smetterò mai di insistere, io approverei comunque. Sì, io confermo quello che dicevo, che ho detto più volte, per me l'Inter è una squadra comunque come valori che può stare nelle prime 10, anche se poi Ghivo aveva parlato di obiettivo tra le prime 8 nella fase campionato, e tra le prime 10 significa varti a prendere gli ottavi di finale e poi quello che arriva in più, ecco, con un pizzico di bravura e fortuna puoi andare anche più in alto. Mauro, che ringrazio, aveva scritto campo difficile e sintetico come per me la scelta Benfica, quindi Mauro avrebbe preferito il Benfica, mentre Lu Amaro scrive vincere per passare agli ottavi, prendere la grana e mettere riserve col City, poi a tutta per lo scudetto, scrive Lua. Vi vedo in chat molto più focussati, per dirla alla Kivu, sul campionato, Simo? Io ho sempre ammesso, francamente, già da qualche settimana, che quest'anno mi sento molto attratto dallo scudetto io. Mi sento estremamente attratto dalla possibilità di prendere lo scudetto, di vincere lo scudetto, però arrivati a questo punto la Champions comunque come fai a snobbarla? No, infatti snobbarla è sbagliato. Il fatto di essere più focussati sul campionato non deve portarci a dire in Champions mettiamo la primavera e vada come vada. Semplicemente
da una parte anche a livello economico sappiamo che le squadre italiane soprattutto non possono ignorare completamente la Champions, però è anche normale che soprattutto per le big come l'Inter, quando passano anche solo un anno in certi momenti, o due così senza che tu vinca lo scudetto, ti senti quella mancanza di dire no, però devo riaffermarmi lì, anche perché storicamente quello che si è sempre pensato, mi ricordo fin dai tempi della Juve del ciclo dei 9 scudetti, era mi vinco 2-3 scudetti in Italia e poi ragiono sulla Champions. Se vogliamo, l'anomalia su questo, in quest'ottica è stata l'Inter, che con Inzaghi addirittura ha fatto una finale prima di vincere il primo scudetto e poi ne ha vinto uno solo prima di rifarne un'altra. Quindi ci sta avere questo tipo di ottica, secondo me. Oppure sì, ma se volessimo fare un po' i gradassi e volessimo un po' spingere su questa cosa, si potrebbe anche dire questa è la fase del campionato dove l'Inter ha già un vantaggio sulla seconda, Cremonese, Sassuolo, big match con la Juventus, poi un pochino scollini di nuovo, è la fase in cui potresti cercare di fare il largo in campionato e poi ti butti anche sulla Champions dopo. E quindi è un po' quello il discorso che ricorda un po' il Napoli di Spalletti, che aveva fatto il largo in campionato e in Champions poi arriva al quarto di finale, esce contro il Milan, altrimenti lì il Napoli avrebbe potuto fare veramente molto bene, perché comunque in campionato aveva già preso molto, molto margine e sulla Champions ci ha messo dentro tante, tante energie. Ovvio, qui si fanno senza, non viaggiamo troppo avanti, andiamoci con grande cautela. Ti volevo chiedere però, Simo, ecco, ora che abbiamo visto questo sorteggio, abbiamo visto queste combinazioni e quindi quello che può essere il cammino dell'Inter, ti aspetti qualcosa dal mercato? Ti aspetti anche un colpo di scena con l'Inter che dice ma sai che c'è, se aggiungo un rinforzo qui magari mi riprendo tutto con gli interessi? Questo sarebbe il ragionamento che ogni tifoso si augura che venga fatto, ma la sensazione che ho io è che non sia il ragionamento che viene fatto ai piani alti dell'Inter. Non so se più lato dirigenza o lato proprietà, però questo è. Si era detto aspettiamo di vedere l'epilogo della Champions per il PSV in ottica Perisic. In questo caso, se volessimo riproporre il ragionamento, noi abbiamo un epilogo di Champions League che ci offre intanto la possibilità di arrivare agli ottavi superando un avversario sì ostico, sì da non sottovalutare, ma non irresistibile come il Bodo. Poi hai un 50% di possibilità di trovare una squadra anche lì ostica, molto più strutturata, è lo Sporting, ma non è il Manchester City, che invece ti eviteresti se appunto pescassi lo Sporting. Non lo so, io sono da questo punto di vista sappiamo che Oak-Tree vede la Champions come un obiettivo primario, al contrario, perché sappiamo quello che porta a livello economico. Se questa è la lettura, potrebbero dare un supporto alla squadra, perché comunque, sai, è questione a volte magari anche di dettagli. Noi l'abbiamo visto l'anno scorso nel campionato, ma non solo. Io posso fare un rapido punto della situazione che rimane quella dell'Inter che nelle ultime ore sì, si è ha avuto dei contatti anche per Norton Caffi del Genoa. Profilo diverso rispetto a tutti quelli che sono stati seguiti e discussi fino ad ora, che però da quello che so io, da quello che credo io, rimanga e rimane un'alternativa a Perisic e anche allo stesso Diaby, che si sono complicati perché le squadre comunque non si sono complicati. L'Inter ha gli accordi con i giocatori e non hanno raggiunto ancora gli accordi con le società che controllano i cartellini. E da quello che sappiamo noi su Passione Inter, lo diciamo anche prima, l'Inter in queste ore farà dei nuovi tentativi, dei nuovi approfondimenti per andare su, per provare a chiudere Perisic e Diaby, o almeno uno dei due, evidentemente. Almeno Perisic, come oggi è previsto un nuovo contatto, ecco, per capire se si può aprire questa pista Perisic. C'è sempre sul tavolo anche quella proposta del Bournemouth, soprattutto per Luis Enrique, ma l'Inter, ecco, in questo momento vuole concentrarsi su un innesto e uno tra Perisic e Diaby cercherà di prenderlo. Su Norton Caffi invece la situazione è diversa perché va preso a titolo definitivo, quindi bisogna fare delle valutazioni più approfondite. E, francamente sarei deluso se l'Inter non dovesse aggiungere nessuno in questo mercato. Sarei deluso perché e mi sorprenderebbe molto questa operazione Norton Caffi, perché se tu fai tutto il giro delle 7 chiese, dei 100 profili differenti, per poi arrivare a fine mercato a comprare Norton Caffi che potevi tranquillamente comprare il 1° gennaio, resta un po' così, nel senso che se tu il 1° gennaio dici
che comunque un esterno lo vuoi prendere, perché lavori su Cancelo, lavori su tutti gli altri profili, giri 100 nomi diversi e poi alla fine torni su di lui, comunque a inizio gennaio ti avrebbe fatto estremamente comodo, perché hai giocato 8 partite, 9 compresa quella del 1 febbraio, in un mese, e l'hai fatto perdendo tempo sostanzialmente e con un giocatore in meno che ti avrebbe fatto molto comodo. Quindi mi lascerebbe molta perplessità questa operazione. Ti lascio chiudere e poi concludiamo la clip. Perplessità sulle tempistiche, ma come dicevamo anche ieri in diretta, anche secondo me sui valori, perché non è un colpo, una pezza che tu metti per coprire questi 6 mesi come poteva essere Perisic, come poteva essere soprattutto Cancelo. È un giocatore che, essendo anche classe 2004, se non erro, ti obbliga a fare dei ragionamenti in prospettiva e ti obbliga a imbastire un'operazione che non sarà del tutto vantaggiosa dal punto di vista economico. Immagino che il Genoa non è che te lo lasci per 8-9 milioni, e allora a quel No. punto siamo sicuri di questo investimento, di metterci 15, magari 20 milioni? Se lo fossimo, o se lo fossimo stati, come dicevi tu, l'avremmo fatto il 2 gennaio, come fu per Buchanan, tra l'altro, che poi si è rivelato un investimento ritenuto sbagliato, però quantomeno lì c'era una visione, è stata fatta l'operazione e poi è andata come è andata. Quindi non lo so, io rimango così, e soprattutto trascinarti fino all'ultimo giorno del mercato comporta due cose. La prima è che la squadra avversaria rischia a maggior ragione di farti strapagare il giocatore, perché sa che tu sei, hai un'esigenza da dover coprire. E la seconda, e questa è già andata, ti sei fatto comunque tutto il mese senza il quinto che ti serviva per far rifiutare Luis Enrique. È quello che dicevo. Allora, o non intervieni e allora va bene, cioè va bene non per me, però sei coerente e tutto, però che senso ha avuto aspettare a fine del mese per prendere il quinto che ti serviva adesso? Perché Dumfries non ce l'hai adesso, non è un ragionamento in prospettiva. Sì, è quello che dicevo io. Ho detto che secondo me poi vabbè, c'è un giro che a me non fa impazzire, perché l'agenzia di Luis Enrique è la stessa che segue Norton Caffey, e quindi c'è anche questo giro dietro le quinte. L'affare lo fai col Genoa con cui hai dei rapporti, quindi secondo me un incastro lì alla fine si può trovare. Però ti vai a prendere oggi un giocatore di cui evidentemente non sei convinto, perché se no lo prendevi a inizio gennaio. Ti vai a prendere un giocatore di cui non sei troppo convinto per costruire per costruire la fascia destra dell'Inter dei prossimi anni, perché comunque è un classe 2004, a 22 anni, piena età Octree, quindi mi lascia per qualche perplessità. Matteo dice: ti sembra logico andare a chiedere Diaby in prestito per 6 mesi a una squadra che 2 anni fa l'ha pagato 60 milioni in prestito gratuito? Sì, Matteo, perché noi questa cosa dell'immagine, però dobbiamo informarci sulle cose, nel senso che il Bayern, che è molto più strutturato secondo molti dell'Inter, che è molto più forte, molto più ricco, Coutinho lo prende in prestito, che era stato pagato 140 milioni, quindi quasi il triplo di Diaby lo prende in prestito. Perisic lo prende in prestito, Joao Cancelo lo prende in prestito, James Rodriguez lo prende in prestito, quindi di esempi così ce ne stanno centinaia. Il fatto che lo faccia l'Inter non vedo perché debba essere negativo, come i big match, quando l'Inter li perde sono big match, quando l'Inter li vince sono match normali, quindi o vale per tutti o per nessuno. Se ti serve un'opportunità e ti viene tra l'altro impacchettata dagli agenti, perché non è che l'Inter dice oh, ma andiamo a prendere gratis Diaby in Arabia Saudita, ti arrivano gli agenti e dicono no, se volete vi portiamo il giocatore a queste condizioni, proviamoci. Questo è il discorso sempre a cui prestare attenzione. Ringrazio GK Life che dice in Norvegia sarà importante avere quinti che spingano. Stavo cercando di intuire se fosse una battuta, che mi sono perso qualcosa. Poteva esserci la battuta, no, quindi credo di no. Sì, quinti che spingono, soprattutto, ecco, che magari segnino, soprattutto, mi viene da immaginare sulla destra in particolare, perché Di Marco sta facendo il suo lavoro, a destra ci sta mancando l'apporto di Denzel Dumfries, che in termini numerici è uno dei migliori in circolazione assoluta a livello di gol che ti mette, e l'Inter però mi sembra che sta andando su profili differenti come tipologia di caratteristiche. Vi aspettiamo nei commenti, fateci sapere la vostra, mi raccomando. Iscrizione al canale e iscrizione al club di Passione Inter con il QR code che trovate in alto sopra il nostro Simone.